Una volta saputo chi sei, devi scoprire come le tue caratteristiche ti permetteranno di affrontare l'avventura. Leggi, guardi, ordini le cose davanti a te. In realtà non hai la più pallida idea di quello che potrà capitare. Decidiamo che questa volta collaboreremo. Staremo tutti dalla stessa parte. Fin da principio si sente la pressione della sfida. La Nemesis è enorme. Insieme nell'Hibernatorium, la stanza dove tutti ci troviamo a decidere cosa fare, a cosa dare priorità e dove muovere i primi passi. Ottimizziamo il tempo, dividiamoci dove necessario, ma cerchiamo di stare uniti per quanto possibile. Procediamo con cautela, ognuno nel suo piccolo mondo di azioni disponibili. Cosa fare, a che cosa rinunciare per un po'. Poi cominciano i problemi, un piccolo incendio, un guasto nella stanza, ed ogni singolo passo fa uno stramaledetto rumore. Purtroppo ci siamo separati, alla fine è stato necessario. Qualcuno è dovuto andare nella cabina di pilotaggio per controllare che le coordinate prefissate non ci facessero schiantare da qualche parte, lontano dalla Terra. Altri, lontani da tutti, nel centro di comando cercano di gestire i portelloni. Il frastuono si accumula e rimbomba nei corridoi fino a quando, inevitabilmente, avviene un incontro. La fortuna ci porta a un arachnide, una specie di ibrido tra una larva e un adulto. Questo aspetto non lo rende meno letale. Affrontare l'arachnide in questo momento resta la priorità. Il mio meccanico ci prova. Nonostante armi cariche e sangue freddo, il lancio non aiuta e subisce una brutta ferita. La tensione sale quando non ci resta che attendere di scoprire come si evolveranno le cose. Quale sarà il prossimo evento e dove gli intrusi si muoveranno? Le cose si complicano. Gli obiettivi ancora non li abbiamo raggiunti tutti. Lanciare il segnale, controllare che i motori siano funzionanti, almeno 2 su 3, mentre qualcuno è talmente ricoperto di secrezione aliena da essere costretto a lavarsela di dosso. L'unica nota positiva è quella di avere trovato la stanza che ci ha consentito di estinguere gli incendi e che qualche intruso, dopo aver lasciato il segno, si sia dileguato in un corridoio tecnico. Siamo stremati, manca davvero poco, anche il tempo a nostra disposizione, prima che la Nemesis si lanci nell'iperspazio, schiacciando letteralmente chiunque non sia già ibernato nelle capsule, sta per scadere. Perfino la regina è piombata in una stanza. A caro prezzo siamo scappati. Ora manca il meccanico, il mio uomo che doveva controllare i motori per essere certi di non esplodere con tutta la nave. Gli altri sono immersi ormai nel loro sonno profondo. Braccato dagli intrusi nelle stanze adiacenti, fa un'ultima verifica per il rumore. Ascolti il suono che rotola. C'è solo un numero che deve uscire. Quello che in Nemesis è assolutamente unico è l'atmosfera, che si sente fin da subito, anche con un gruppo di gioco col quale non si è particolarmente affiatati. Giocare a Nemesis quindi per me è soprattutto un'esperienza. È quello che il gioco chiede, giocarlo in maniera diversa, facendo calcoli, cercando di prevedere cosa succederà più avanti, non solo non funzionerebbe, ma probabilmente lo snaturerebbe. Una piccola premessa per chi ancora non lo conoscesse. Nemesis è un gioco semi-cooperativo da 1 a 5 giocatori, di tipo asimmetrico. Il tema è science fiction horror, quindi questo potrebbe non piacere a tutti, ma direi che in questo caso i limiti finiscono qui. La modalità completamente cooperativa nasce durante la campagna Kickstarter come extra. In realtà io e il mio gruppo amiamo molto il gioco cooperativo, per questa ragione ho deciso di raccontarvi la storia in questo modo. Nella modalità originale le meccaniche non cambiano di molto, la vera differenza è data dagli obiettivi,
che se in quello cooperativo sono comuni a tutti e devono essere raggiunti da parte di tutti entro la fine della partita per poterla vincere, nella modalità semi-cooperativa gli obiettivi restano segreti, vengono scelti solo ad un momento particolare del gioco e non sono condivisibili con gli altri. Addirittura potrebbero richiedere degli eventi specifici nei confronti degli altri giocatori, come abbandonarli dalla nave, scappare per ultimi, essere l'unico sopravvissuto o addirittura uccidere un compagno. Ovviamente le due modalità creano atmosfere completamente diverse al tavolo da gioco. Se in quella semi-cooperativa c'è sospetto, pur mantenendo un livello di cooperazione abbastanza ampio per le necessità del gioco, in quella cooperativa c'è un grande affiatamento tra i giocatori che cercano insieme di prendere le decisioni giuste per arrivare al termine della partita e sopravvivere tutti, completando ogni obiettivo. Nella storia che vi ho mostrato non ci sono tutte le possibilità che in realtà il gioco offre, questo perché ci sarebbe voluto un video molto più lungo. Nel gioco infatti è possibile esplorare le stanze, trovare strumenti, combinarli tra di loro. Si può trovare il nido che contiene le uova degli alieni, si può scappare dalla Nemesis utilizzando le capsule di salvataggio invece di reibernarsi nell'ibernatorium. E ogni giocatore ha un suo mazzo specifico di carte azione che lo differenziano dagli altri, che quindi danno caratteristiche diverse e capacità diverse da utilizzare durante lo svolgimento della partita. Quello che funziona alla grande in Nemesis è il sistema di gioco. Per quanto il manuale sia lungo e anche abbastanza articolato, in realtà giocando le meccaniche risultano fluide, i movimenti logici. Se si entrerà in una stanza vuota si farà del rumore e quindi si dovrà verificare questo rumore che cosa provocherà. Se un incendio si propaga da una stanza nella quale non sono stati chiusi tutti i portelloni, questo incendio finirà in tutte le stanze adiacenti, così come se una stanza è guasta, finché non verrà riparata non consentirà ai giocatori di sfruttarne le caratteristiche specifiche. Nessuno sa mai esattamente quanta vita ha un alieno, non sappiamo quante ferite in realtà l'alieno dovrà subire per essere ucciso e questo aumenta di gran lunga la tensione durante il combattimento. È giusto però sapere che in Nemesis non si gioca a combattere e a sparare gli alieni, ma si deve stare attenti, cercando di fare meno rumore possibile. Di fatto, in Nemesis lo scopo è sopravvivere. Ho giocato con giocatori diversi e devo dire che tutti ne hanno apprezzato l'atmosfera. Forse qualcuno ama meno la casualità degli eventi e quindi il fatto che ci si possa anche ritrovare con ferite gravi o addirittura morire improvvisamente nel bel mezzo della partita. Ma questo fa parte del gioco e fa parte proprio della storia che il gioco racconta. Una partita, anche in 3 giocatori, può durare fino a 2 ore. In 4 e in 5 ci si può tranquillamente giocare un pomeriggio. Difetto? Personalmente no, però è anche vero che molti non hanno a disposizione un gran numero di ore per giocare. Per il resto, se volete un gioco coinvolgente, che catturi la vostra immaginazione e che vi consenta in qualche modo di raccontare sempre una storia diversa per ogni partita che fate, bene, Nemesis è il gioco che fa per voi. Siamo in salvo, fino alla prossima volta. Manca un piccolo dettaglio. Chi di noi ha avuto il piacere di incontrare un intruso potrebbe essere infetto, portare con sé parte di quegli esseri e diventarne vittima. La scansione delle infezioni ricevute risulta negativa. Ora è davvero finita. Grazie a tutti di avermi seguito fino qui. Fatemi sapere cosa ne pensate e se lo volete iscrivetevi al canale. Alla prossima!